In un luogo dove la guerra non è mai davvero finita, dove la pace esiste solo come una tregua fragile e sempre reversibile, ogni scelta militare assume un peso enorme. Qui la difesa non è mai improvvisazione, ma il risultato di anni di pianificazione, compromessi e adattamento a una minaccia costante. Ed anche i carri armati in questo contesto non sono semplici mezzi corazzati, diventano strumenti di deterrenza, simboli di equilibrio e di sopravvivenza nazionale. E questa è la storia del carro armato che ha segnato una svolta nella difesa sudcoreana, il K1. Quando si parla della nascita di questo mezzo è necessario partire dalla situazione delle forze corazzate sudcoreane tra gli anni 60 e 70. In quel periodo l'esercito della Repubblica di Corea faceva affidamento quasi esclusivamente su carri armati di origine statunitense, ricevuti nel quadro della cooperazione militare con Washington. Il mezzo più diffuso era l'M48 Patton, presente in diverse versioni, affiancato da quantità minori di M47 e da veicoli più leggeri impiegati in ruoli secondari. Si trattava di carri affidabili, certo, ma figli di una concezione ormai superata. L'M48 era nato negli anni 50 e nonostante i vari aggiornamenti mostrava limiti evidenti. Una protezione non ottimale contro le munizioni più moderne, sistemi di tiro meno evoluti e una mobilità non sempre ideale per un territorio complesso come quello coreano, caratterizzato da montagne, risaie e infrastrutture limitate. Più che una scelta ottimale, questi mezzi rappresentavano un compromesso, diciamo. Il che non è propriamente una bella cosa se ai tuoi confini hai la Corea del Nord. Il confronto con i potenziali avversari, infatti, rendeva la situazione ancora più delicata. La già citata Corea del Nord, principale minaccia diretta, stava costruendo una forza corazzata numericamente consistente, basata su carri di origine sovietica come i T-54 e T-55, a cui si sarebbero aggiunti nel tempo i più moderni T-62. Pur non essendo mezzi all'avanguardia assoluta, offrivano comunque un profilo più basso, una potenza di fuoco competitiva e si inserivano in una dottrina di impiego fortemente orientata all'offensiva di massa. Anche osservando il quadro regionale più ampio, il divario appariva evidente. L'Unione Sovietica e la Cina stavano introducendo carri sempre più moderni, mentre il Giappone, pur con una dottrina prettamente difensiva, aveva iniziato a schierare il Type 74, tecnologicamente più avanzato rispetto ai Patton in servizio a Seoul. Il problema quindi non era solo quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Fu in questo contesto che maturò la consapevolezza che il semplice ammodernamento dei mezzi esistenti non sarebbe bastato. La Corea del Sud aveva bisogno di un carro armato moderno, progettato fin dall'origine per le proprie esigenze operative e per le caratteristiche del territorio nazionale. Da questa esigenza nacque il programma che avrebbe portato al K1. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, Seoul decise di avviare lo sviluppo di un Main Battle Tank nazionale, riducendo al minimo i rischi attraverso una collaborazione tecnica con gli Stati Uniti. Il punto di riferimento fu il programma XM1, da cui sarebbe poi nato l'M1 Abrams. Chrysler Defense fornì supporto progettuale e know-how, ma il K1 non fu mai pensato come una semplice copia. L'obiettivo era adattare soluzioni moderne a un mezzo più leggero, più compatto e meglio adatto alle condizioni coreane. Il primo prototipo, noto come XK1, venne completato nel 1983. Le prove dimostrarono che il progetto era solido, ma anche che non si trattava di un carro rivoluzionario. Il K1 puntava su un equilibrio attento tra potenza di fuoco, protezione e mobilità, evitando soluzioni estreme che avrebbero complicato inutilmente la produzione, la manutenzione o l'impiego operativo. La produzione in serie iniziò a metà degli anni 80 presso gli stabilimenti Hyundai, segnando un momento chiave per l'industria della difesa sudcoreana. L'entrata in servizio operativo avvenne invece tra il 1987 e il 1988, tanto che il mezzo venne spesso indicato come Type 88. Progressivamente il K iniziò a sostituire gli M48 nelle unità corazzate, diventando il nuovo riferimento per le forze terrestri sudcoreane. Dal punto di vista concettuale, il K1 era pienamente inserito nel suo tempo. Il suo cannone da 105 mm era una scelta conservativa ma coerente, supportata da un sistema di controllo del fuoco moderno per l'epoca, in grado di garantire buone prestazioni anche in condizioni ambientali difficili. La protezione, basata su corazze composite, offriva una difesa credibile, pur senza raggiungere i livelli dei carri più pesanti occidentali. Ma anche questa era una scelta consapevole, dettata dall'esigenza di mantenere una buona mobilità su terreni complessi. Con il passare degli anni, tuttavia, emerse chiaramente che il K1, pur valido, non poteva restare immutato. L'evoluzione delle minacce e l'introduzione di carri armati più potenti nella regione portarono allo sviluppo del K1A1, dotato di un cannone liscio da 120 mm e di sistemi migliorati, capaci di estendere la vita operativa del progetto senza snaturarne l'impostazione
impostazione originale. Negli anni successivi il carro sudcoreano seguì un percorso di aggiornamenti continui, culminato nelle versioni K1E1 e K1A2, focalizzate soprattutto sull'integrazione digitale, sulla gestione del campo di battaglia e sull'interoperabilità con altre piattaforme moderne. Più che aumentare drasticamente le prestazioni pure, questi programmi quindi puntarono a mantenere il mezzo rilevante in un contesto operativo in rapida evoluzione. Oggi il K1 non è un carro armato invincibile, né pretende di esserlo, ma è il prodotto di un preciso momento storico e strategico e rappresenta soprattutto un passaggio fondamentale, il punto in cui la Corea del Sud dimostra di poter progettare, produrre e mantenere autonomamente un carro armato moderno. In tal senso, questo MBT non è solo un mezzo da combattimento, ma il primo vero passo verso quella maturità industriale e tecnologica che avrebbe poi portato allo sviluppo del K2 Black Panther. Ma questo sarà un argomento per un prossimo video. Osservando il K1 dall'esterno è difficile non cogliere subito una certa familiarità nelle sue linee. La sagoma è bassa e compatta, la torre ha forme squadrate e lo scafo appare massiccio, con un'impostazione chiaramente occidentale. Per molti appassionati il richiamo immediato è all'M1 Abrams statunitense e non si tratta di una semplice somiglianza estetica. Questa parentela visiva è il risultato diretto del contesto in cui il K1 è nato. Durante la sua fase progettuale, come già detto, la Corea del Sud si affidò all'esperienza dell'industria americana, prendendo come riferimento il programma XM1. Alcune soluzioni strutturali e concettuali derivano quindi dallo stesso filone tecnologico, ma il K1 non è una copia dell'Abrams, è un carro più compatto, più leggero e adattato ad un teatro operativo molto diverso. Dal punto di vista delle dimensioni, il carro coreano mantiene proporzioni importanti ma contenute rispetto ai carri americani. Lo scafo segue un layout classico con il pilota collocato anteriormente, la torre al centro e il gruppo motopropulsore nella parte posteriore. Questa configurazione, ormai standard per un main battle tank, consente una buona distribuzione dei pesi e una gestione efficiente dello spazio interno, pur senza offrire margini particolarmente ampi per l'equipaggio. La torre, invece, più bassa rispetto a quella dell'Abrams, è uno degli elementi distintivi del K1. Questa scelta contribuisce a ridurre la silhouette del carro, un aspetto non secondario in un ambiente come quello coreano, fatto di rilievi, vallate e spazi ristretti. Anche se al tempo stesso la torre ospita un sistema d'arma e di sensori allineato agli standard occidentali della sua epoca. Nella sua configurazione originale, il K1 è armato con un cannone rigato da 105 mm, una scelta che all'epoca rappresentava un compromesso razionale. Questo calibro, ampiamente diffuso tra i carri NATO, garantiva una potenza di fuoco adeguata contro i mezzi che il carro avrebbe realisticamente affrontato, senza introdurre complessità eccessive. Il cannone è stabilizzato e servito da un caricamento manuale, soluzione tradizionale ma affidabile, che mantiene l'equipaggio a 4 uomini. L'armamento secondario, invece, segue uno schema convenzionale, avendo quindi una mitragliatrice pesante da 12.7 mm per il comandante, utile sia contro bersagli leggeri sia per la difesa ravvicinata, e mitragliatrici da 7.62 mm in configurazione coassiale e su supporti aggiuntivi. Nulla di rivoluzionario, ma sicuramente è un insieme coerente con il ruolo del mezzo. La protezione invece è basata su una corazza composita, come già detto, concentrata soprattutto sulle aree frontali dello scafo e della torre. Anche in questo caso la filosofia è chiara: offrire una protezione credibile contro le minacce previste, senza spingere il peso del veicolo a livelli che ne avrebbero penalizzato la mobilità. E anche qui non si tratta di una corazza impenetrabile, ma di una soluzione bilanciata, pensata per resistere a colpi più comuni sul campo di battaglia regionale. Uno degli aspetti tecnici più interessanti del K1 è invece la sospensione ibrida, che combina barre di torsione tradizionali con elementi idropneumatici su alcune ruote. Questo sistema consente al carro di adattare il proprio assetto al terreno, migliorando stabilità e precisione di tiro, specialmente su superfici irregolari o in pendenza. È una scelta che riflette chiaramente l'attenzione alle caratteristiche geografiche della penisola coreana. Sul piano della mobilità, il K1 è spinto da un motore diesel di circa 1200 cavalli, abbinato a una trasmissione automatica. Il rapporto peso-potenza garantisce prestazioni più che adeguate, permettendo al carro di muoversi con agilità sia su strada sia fuori strada. Anche qui l'obiettivo non è l'eccellenza assoluta, ma una mobilità sufficiente a operare efficacemente in un ambiente complesso e frammentato. Ma un altro elemento chiave è rappresentato dall'elettronica di bordo. Fin dall'inizio, infatti, il carro coreano è stato dotato di un sistema di controllo del fuoco moderno, con telemetro laser e computer balistico, progettato per aumentare la probabilità di colpire il bersaglio al primo colpo, anche in movimento. Nelle versioni più aggiornate, questi sistemi vengono addirittura progressivamente integrati in una logica di combattimento più ampia, che migliora la consapevolezza situazionale dell'equipaggio.
Sud. Con l'evoluzione del progetto, il K1 venne quindi ulteriormente migliorato. La variante già citata K1A1 introduce infatti il cannone liscio da 120 mm, allineando il carro agli standard occidentali più moderni in termini di potenza di fuoco. Gli aggiornamenti successivi, culminati nel K1A2, si concentrarono soprattutto sull'integrazione digitale e sulla capacità di operare all'interno di una rete di comando e controllo moderna. Nel complesso, dunque, le caratteristiche tecniche del K1 raccontano la storia di un carro armato progettato con pragmatismo. Non è un mezzo estremo, né un concentrato di soluzioni futuristiche, ma un carro equilibrato, pensato per rispondere a minacce concrete in uno scenario preciso. La sua somiglianza con l'Abrams riflette una comune origine concettuale, ma il K1 resta un progetto con una propria identità, modellata sulle esigenze operative e industriali della Corea del Sud. La storia dell'impiego operativo del K1 è molto diversa da quella di molti altri carri armati della guerra fredda e del post-guerra fredda. Non è la storia di un mezzo proiettato in conflitti lontani o in missioni di spedizione, ma quella di un carro armato pensato fin dall'inizio per un solo scenario, un campo di battaglia estremamente specifico, la difesa della penisola coreana. Quando il K1 entra in servizio alla fine degli anni 80, l'esercito della Repubblica di Corea si trova in una fase di profondo rinnovamento. Il carro viene assegnato alle unità corazzate di prima linea con un compito chiaro: sostituire gradualmente i mezzi più anziani e costituire il nucleo di una forza terrestre moderna, pronta a reagire in tempi rapidissimi a un'eventuale crisi con la Corea del Nord. Il suo impiego operativo si concentra quindi su addestramento continuo ed esercitazioni su larga scala. Le unità equipaggiate con il K1 vengono addestrate a combattere in uno scenario ad alta intensità, caratterizzato da movimenti rapidi, cooperazione stretta con la fanteria meccanizzata e un uso massiccio del supporto aereo e dell'artiglieria. In questo contesto, il K diventa un elemento centrale della dottrina difensiva sudcoreana. Negli anni 90 il mezzo asiatico dimostra di essere un mezzo affidabile e ben integrato nella struttura dell'esercito. Pur senza mai essere impiegato in combattimento reale, il mezzo in questione viene costantemente valutato attraverso esercitazioni nazionali e congiunte, soprattutto con le forze statunitensi presenti sul territorio. Queste attività contribuiscono a rafforzare l'interoperabilità e a consolidare procedure operative comuni. E con l'evoluzione del contesto strategico e l'introduzione di mezzi più, tra virgolette, moderni da parte della Corea del Nord, emerge progressivamente la necessità di mantenere il K1 al passo con i tempi. Nasce così una nuova fase del suo impiego operativo, legata alle versioni aggiornate. Il K1A1 viene destinato alle unità più esposte, mentre i K1 originali iniziano a essere spostati verso ruoli meno critici, come riserva o addestramento avanzato. Questa transizione non segna un ridimensionamento del mezzo, ma una sua naturale riallocazione all'interno di una forza corazzata sempre più articolata. Il K1A1 permette di mantenere una capacità credibile nelle unità di prima linea, mentre le versioni precedenti continuano a svolgere un ruolo importante nella preparazione degli equipaggi nella difesa territoriale. Negli anni 2000 e oltre, con l'introduzione di ulteriori aggiornamenti, l'impiego operativo del K1 si sposta sempre più verso una logica di integrazione. I carri vengono inseriti in una rete di comando e controllo moderna, operando come parte di un sistema più ampio piuttosto che come piattaforme isolate. Questo approccio riflette il cambiamento della guerra terrestre contemporanea, dove la coordinazione è spesso più decisiva delle prestazioni del singolo mezzo. L'entrata in servizio poi del K2 Black Panther segna un ulteriore passaggio. Il K1 non è più il fulcro delle forze corazzate sudcoreane, ma continua a rappresentare una componente numerosa e affidabile. Le versioni più aggiornate restano comunque operative, mentre quelle più anziane vengono gradualmente ritirate o mantenute per compiti secondari, senza una brusca dismissione. Un elemento chiave della storia operativa del K1 è sicuramente poi la sua funzione di deterrenza silenziosa. La sua efficacia non si misura in battaglie combattute, ma nella continuità del servizio e nella capacità di contribuire per decenni alla stabilità di uno degli scenari più tesi al mondo. In questo senso, il carro protagonista del video ha svolto esattamente il ruolo per cui era stato progettato. Oggi la famiglia del K1 continua a essere parte integrante dell'esercito sudcoreano, non rappresenta più lo stato dell'arte, ma rimane un mezzo pienamente integrato nella dottrina operativa nazionale, testimone di una fase cruciale di crescita militare e industriale della Corea del Sud.